Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video molto piccante, come avete potuto vedere dal titolo, ma invece che parlare solo di me, questo video raggrupperà un po' tutto quello che rotea attorno al discorso contratti, mica contratti, offerte e via dicendo. E ascoltatemi bene, non è un discorso personale, quindi non prendete quello che dico come se fosse successo a me, ma vuole essere un video per raccontarvi il dietro le quinte di questi aspetti, dato che appunto seguite il canale anche per questo, per vedere e per raccontarvi situazioni e aneddoti che in altre situazioni tipo televisione e compagnia non potreste vedere. E dato che per ormai tanti mesi ha tenuto banco questo mio discorso del perché prima dovevi andare a fare alla Superbike e adesso non più, perché prima avevi la sella adesso no, eccetera eccetera, cercherò di raccontarvelo nel modo più aperto e sincero possibile, perché appunto, come ho sempre detto, i problemi, quelli veri, vanno risolti in casa, quindi non aspettatevi che io dica chissà che cosa, semplicemente voglio raccontarvi come funzionano queste situazioni nell'ambito del motorsport. E a fine video vi dirò la novità che tanto stavate aspettando. Ma prima di questo vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, se lo siete già di attivare la campanellina e dopo la sigla iniziamo. Partiamo dal principio e cerchiamo di essere pratici, che so che apprezzate molto di più. Quanto costa una stagione come la mia nell'International Trophy? Questo è il programma che dovrei affrontare se tutto andrà in porto quest'anno. Le gare dell'International Trophy, più 2 wild card di Pirelli Cup, più 14 giornate di test durante l'anno. Ecco, per una squadra quanto costa proprio materialmente muovere i meccanici, i bilici, moto, tutto compreso. Diciamo quello che il team paga dal primo all'ultimo centesimo per tutto. Secondo i calcoli siamo attorno ai 130.000 euro. Questo è ovviamente un programma per cercare di essere competitivi, perché molti mi avete scritto sì, BMW ti dà la moto, prendi, carica sul furgone e vai. Perfetto, ma bisogna capire se si fanno le cose per divertimento o per cercare di vincere / essere competitivi. E dato che sono coinvolte aziende, sponsor e via dicendo, non si possono fare le cose così giusto per. Ed ecco che i costi si impennano drasticamente. Quindi vi chiederete, ma chi paga questi 130.000 euro? Perfetto. E questo è il punto focale, perché un pilota deve scegliere la poca spesa, tanta resa, come dopo tutto il team. Quindi è sempre una situazione di domanda-offerta, come nel mercato di tutti i giorni in qualsiasi settore. Dal mio punto di vista, come spiegato tante volte, con tutto l'impegno che viene messo nei video, in tutto quello che faccio, ma lo vedete anche appunto nei vlog e tutto il resto, capite che mi ritengo ormai un professionista per tutto il pacchetto che porto, sia di visibilità che come anche prestazioni, perché è vero che non sono né Marquez né Valentino Rossi, però a livello italiano sono molti di più quelli che sono dietro di quelli che sono davanti. E anche Pirelli nel corso di questi anni non mi avrebbe fatto fare test per sviluppare le sue gomme e di sicuro non avrebbe avuto fiducia. Quindi sia per il discorso di visibilità sia per il discorso delle prestazioni il mio obiettivo di sicuro è andare a guadagnare e non farlo per divertirmi, quindi considerarmi un professionista. Allo stesso modo ci sono i team che hanno i loro problemi, quindi i team privati che devono fare tutto con le loro forze o trovano degli sponsor anche loro o sono supportati dalla casa madre, oppure i soldi devono metterceli di tasca loro se vogliono il pilota mega full power, mettiamola così. L'anno scorso il mio contratto era molto vantaggioso, come non l'ho mai nascosto, riuscivo a correre a gratis portando solo le gomme e le moto da parte di BMW e tutto il resto veniva messo, ecco, dal team. A livello italiano è una cosa che
praticamente probabilmente non esiste, perché appunto, come ho detto prima, o hai dietro una casa che ti copre i costi, oppure è molto difficile da privato riuscire ad avere una situazione del genere. E quest'anno sono cambiate un po' di cose, l'offerta non è stata uguale a quella dell'anno scorso, quindi molto semplicemente si sta parlando per arrivare a un punto di incontro, anche perché ho avuto altre offerte, come sapete, ma la situazione che ho trovato nel team Berklatz non la trovavo da tanto tempo in altre situazioni. Quindi a quel punto per un pilota nasce il pensiero: accetto le altre offerte più convenienti in termini monetari, oppure porto un minimo di budget ma sono sicuro di quello che ho sotto mano. Quindi nel mio caso sono tutte situazioni da analizzare, da valutare e capire cosa è meglio, cosa è peggio, e alla fine fare una scelta che può essere giusta o come può essere sbagliata. E come il mio caso, ovviamente a livelli più grandi, queste cose succedono nella MotoGP, come è stato per Zarco e per Lorenzo. Uno ha scelto di più il discorso monetario, uno ha scelto di più il discorso tecnico. Zarco in KTM aveva l'opportunità di stare lì, prendersi il suo stipendio milionario nonostante le sue bruttissime prestazioni, invece ha deciso di buttarsi, rescindere il contratto in un'altra avventura con meno sicurezze. Invece Lorenzo è uno che sui contratti è stato sempre molto intelligente e acuto. Secondo me in ogni fase della sua carriera è riuscito a trovare sempre e comunque la miglior situazione con il miglior guadagno. Tornando invece ai miei problemi, devo assolutamente ringraziare Pirelli, perché anche quest'anno mi daranno una grossa mano, e senza quella mano probabilmente non ci sarebbe stata stagione, e anche di BMW, o meglio, incrociamo le dita, perché ancora nulla è firmato. Di sicuro i loro aiuti hanno fatto sì a me e al team di avvicinarci veramente tanto. Quello che immagino vi stia frullando nella testa è: ma va bene tutto, ma come è riuscito ad arrivare a una situazione del genere a 2 mesi dall'inizio del campionato? Quello non lo so neanch'io. Mettiamola così: come succede a tutti, ci sono i cosiddetti imprevisti. Eravamo tutti felici di fare quello che avevate sentito durante EICMA, carichissimi e tutto il resto. Poi subentrano problemi, purtroppo non sono arrivati subito in modo da poter capire la situazione, ma sono arrivati dopo, e trovare il piano B quando a 2 mesi dalla stagione succedono certe cose è un po' un casotto. Ma l'importante è che sembra si stia risolvendo tutto. Quando voi starete guardando questo video, cioè giovedì, io avrò l'incontro per definire tutto una volta per tutte, quindi si saprà se sarò in BMW oppure no, e a marzo, in caso di firma del contratto, sarò finalmente in pista dopo 5 mesi dall'ultima volta. Che è un tempo, cioè non mi ricordo neanche più come si mettono le marce, cioè una roba, ho proprio paura di tornare in sella e di essermi scordato come si fa. In ogni caso speriamo nel prossimo video di potervi raccontare la stagione, tutte le gare, cosa succederà, cosa non succederà, tutti i test, i programmi. Farò un video proprio dedicato. Altra novità: non sapevo veramente come utilizzare TikTok quando era esploso, non me ne sono neanche molto interessato. Poi l'ho iniziato a usare e questi video simpatici da fare quando ti vengono proprio le idee ci stanno, quindi ho aperto il profilo se volete andare a vedere se siete anche voi degli utilizzatori. Quindi come al solito, gas, e ci vediamo al prossimo video.